Cari colleghi, vi do il benvenuto nel progetto Giochi e Civiltà per la classe quinta. Il percorso Giochi e Civiltà inizia per la classe quinta con un'attività sui greci. Come possiamo svolgerla? Vediamolo un attimo insieme. Innanzitutto passiamo in rassegna i materiali presenti su questa pagina web. Abbiamo un file in PDF con i materiali da stampare e fotocopiare e poi un file con dei simboli colorati. Dunque, io i simboli consiglio sempre di stamparli a colori, possibilmente su del cartoncino, e poi io ci metto delle strisce di nastro adesivo sul retro per renderli un po' più plastificati e far sì che quando li attacco e stacco dalla lavagna non si rovinino. Dopo le pagine con i simboli troviamo la pagina con dei simbolini e delle loro spiegazioni. Se ci fate caso, questi simboli piccolini sono della dimensione esatta per essere incollati sulla tabella che c'è nella pagina seguente. Ecco, quello è il tabellone dei punteggi. So che non è un tabellone, ma chiamarlo così fa sempre un certo effetto. L'altro file, quello con il gioco, la spiegazione teorica, la tabella di marcia e le soluzioni, lo dovremo stampare e portarcelo a scuola. La tavola da gioco deve essere fotocopiata per ogni alunno, mentre le altre pagine sono già sufficienti per svolgere completamente l'attività. Per preparare la lezione, se volete, possiamo iniziare a ritagliare le pagine con tutti gli indizi, tagliando lungo le linee tratteggiate ed impacchettando tutti i foglietti che usciranno da ogni singola scheda. Io li blocco con dei fermagli e li porto a scuola così. Come si svolge l'attività? Bene, inizia con una fase di gioco in cui dovremo disporre i bambini a coppie, distribuire una fotocopia ciascuno con la tavola da gioco e poi 2 dadi per ogni coppia di bambini, con 5 pedine bianche e 5 pedine nere. Leggiamo insieme il regolamento oppure mostriamo il video che troviamo qui accanto nella pagina web e poi iniziamo a giocare a questo antico gioco greco. Se gli alunni della classe sono in numero dispari, allora dovremo giocare anche noi col bambino che resta da solo. Dopo circa 20-30 minuti di gioco interrompiamo l'attività e passiamo ad una fase seguente. Cosa facciamo? Creiamo 4 isole di lavoro e le disponiamo ai 4 angoli della classe. Dividiamo i bambini in 4 squadre ben equilibrate, disponendo quindi gli alunni secondo le loro capacità cognitive, ma anche secondo le loro predisposizioni alla socializzazione e all'interazione con gli altri, e poi attacchiamo alla lavagna tutti i simboli. Se vogliamo possiamo dare anche una piccola spiegazione di ciascun simbolo e poi ogni squadra dovrà scegliere quello che meglio la rappresenta e resterà lo stesso fino a fine anno. Una volta selezionato il simbolo inizia la fase di gioco a squadre. Distribuiamo ad ogni squadra gli indizi che abbiamo ritagliato insieme ad una scheda di lavoro che troviamo a pagina 9 e 10. I bambini dovranno cercare di capire quindi a quali aspetti della civiltà greca è possibile collegare questo gioco a partire dagli indizi che si trovano fra le loro mani. All'interno di quei foglietti c'è poi anche una mappa e una linea del tempo. Non spieghiamo ai bambini come utilizzarle, vediamo se lo capiscono da soli. Generalmente io do a volte anche meno tempo, ma dopo circa 10-15 minuti raccogliamo le idee delle squadre e le segniamo alla lavagna. Dopo aver ascoltato tutti i gruppi, prendiamo le soluzioni che troviamo a pagina 11 e le ritagliamo. Le consegniamo ad ogni gruppo e chiediamo loro quali aspetti della cultura greca hanno effettivamente individuato. E poi vedete che sotto ogni aspetto della civiltà greca c'è segnato un punteggio. Ecco, se i bambini sono stati abbastanza bravi da individuare quell'aspetto da soli, senza utilizzare queste soluzioni, io raddoppio i punti. Ora, con le soluzioni alla mano dovrebbe essere tutto più facile. Sono riportati gli 8 aspetti della cultura greca ai quali è possibile collegare questo gioco e accanto i tondini indicano quanti sono gli indizi riferiti a quell'aspetto. Diamo ai bambini ancora 20 minuti per riflettere su queste soluzioni e compilarle. Al termine del tempo richiamiamo l'attenzione dei bambini e leggiamo ad alta voce uno a uno tutti gli aspetti culturali indicati dalle soluzioni e per ciascuno di questi chiediamo alle squadre cosa hanno risposto. Religione è collegato a 2 indizi. Squadra degli Ateniesi, che cosa avete scritto? E quella dei Celti? Insomma, passiamo in rassegna tutte le risposte e poi diamo dei punti in base al numero di indizi che sono stati collocati nel modo giusto. Ad esempio, arte ed artigianato vale 3 punti
perché gli indizi da abbinargli sono 3 e sono piuttosto facili. Se ne indovinano 2 su 3 diamo 2 punti. Se ne indovinano solo uno, ad esempio la religione dà 3 punti, sebbene si tratti solo di 2 indizi. Se ne indovinano solo uno, vedete voi se dargliene un punto o 2. Letteratura vale 5 punti perché è collegata a 5 indizi, mentre Magna Grecia e influenzarono i Romani sono le più difficili, perciò valgono 5 punti. So che i Romani non li hanno ancora studiati, ma non vi preoccupate. Se capiscono che devono utilizzare la linea del tempo, individuano subito qual è quell'indizio che non ci può stare. Così come se dovessero collocare tutti gli indizi sulla mappa, capirebbero subito qual è quello riferito alla Magna Grecia, quindi se temporalizzano e spazializzano. Al termine dell'attività tiriamo le somme e decretiamo il vincitore di questa prima attività del percorso Giochi e Civiltà per la classe quinta. Un consiglio: durante questa attività dismettiamo i panni del docente e diventiamo semplicemente dei giudici di gara. Non dobbiamo animare la lezione, quella sta in piedi già da sola, e soprattutto non cerchiamo mai di intrometterci nei ragionamenti dei bambini, altrimenti le loro riflessioni si bloccano e da uno stato di attività cognitiva passano a uno stato di passività. Si aspetteranno di ricevere da noi delle informazioni o delle indicazioni su come procedere. Qualsiasi cosa diremo loro la prenderanno come un qualcosa di importantissimo. Perciò per sicurezza non interveniamo mai in queste lezioni, a meno che non ci siano delle situazioni di grave disagio relazionale, e se poi sentiamo dei ragionamenti pregevoli non intromettiamoci in quel momento, piuttosto aspettiamo la fine dell'attività e li recuperiamo. Bene, io spero che questo tutorial vi sia sembrato utile per inquadrare un po' l'attività. Vi consiglio di leggere le pagine introduttive presenti sul PDF e tenere sempre d'occhio i tempi durante lo svolgimento del lavoro. E spero che vi piacerà, che si divertiranno anche i bambini, e ricordatevi di compilare il report alla fine del lavoro.